Buongiorno, finalmente siamo qui con un nuovo video. Oggi finalmente faccio un video che aspettavate da tantissimo, quindi direi che prima di partire con ogni cosa partirei facendovi delle scuse, perché vi ho chiesto attraverso un post su YouTube tanto tempo fa se avreste voluto un video in cui parlavo di una determinata cosa. Mi avete risposto di sì, però poi io dopo non l'ho più fatto, semplicemente perché il posto in cui mi trovo comunque è un posto in cui la gente dopo in estate viene a fare il bagno, per cui è fatica a trovare un momento in cui non ci siano persone, e quindi mi è toccato aspettare che comunque calassero le temperature per poter trovare questo posto disabitato, desolato. E tra l'altro ogni volta attorno che c'è qualcosa di nuovo, per esempio questo tronco, che adesso vi faccio vedere tramite la composizione che ho trovato, che fino all'ultima volta che sono venuto non c'era, non so da dove ci è saltato fuori, ma è bello. Allora, vi ricordo che come sempre voi la vedete in 16:9, ma in realtà la foto è un 2/3, quindi ci sarà molta più aria sia sopra la cascata che sotto il tronco, però adesso il video me lo fa vedere così. Come potete vedere praticamente c'è questo tronco in primo piano, che sinceramente mi piace parecchio, poi c'è l'acqua che scorre in questa direzione e fa giù sullo sfondo la cascata principale, diciamo. Io vedo una linea praticamente, come potete vedere qua il fiume, ha l'acqua molto sporca oggi, fa veramente schifo, però fa sì che in realtà nel punto in cui l'acqua è più profonda sia anche un pochino più scura, quindi come potete vedere qua c'è questa piccola linea guida che aiuta a congiungere la punta di questo tronco con il lago che sta sotto la cascata, che poi dopo ovviamente riporta tutto lo sguardo, lo riporta direttamente lì. Mi piace anche che qua ci sia questa piantina molto carina, e visto che secondo me fotografare l'acqua è una delle cose più stimolanti, dopo aver fatto un bracketing per questa foto per avere tutto in fuoco, farò anche degli scatti dedicati semplicemente all'acqua, dove andrò a cambiare semplicemente il tempo di esposizione. Ok, molto bene, adesso che io ho fatto i vari scatti per il bracketing e per avere tutto a fuoco, mi concentro quindi sulla cascata, come dicevo, per cui vado ad azzerare completamente il valore di F, vado ad aprirlo il più possibile, tanto non ho bisogno di avere una gran messa a fuoco, mi basta puntare sulla cascata e sono a posto, e poi vado a giocare sulla velocità di scatto. Quindi io provo a mettere un 50esimo di secondo, vado a impostare il fuoco sulla cascata,
Ok, molto bene. Quando vi trovate nelle condizioni di dover fare delle fotografie che appunto, come dicevo prima, sono fotografie che poi sono composte da una decina almeno di file RAW iniziali, la prima cosa fondamentale è quella di piazzare bene il treppiede, assicurarsi di metterlo in una posizione sicura e che non si muova, poiché comunque un micro movimento poi potrebbe andare a causare dei problemi poi nell'allineamento dei vari scatti appunto in post produzione. Quindi la cosa fondamentale da fare per prima cosa è appunto quella. In secondo luogo poi noi cerchiamo una composizione, mi raccomando, questo vale sempre, non soltanto quando ci si approccia a fare degli scatti complicati. La composizione, io per esempio mi trovo molto bene con il live view, come potete vedere, e mi raccomando, quando cercate la composizione evitate di tenere a schermo tutti i vari comandi, le varie impostazioni, perché comunque sono elementi di disturbo che vi impediscono di vedere magari degli elementi che potrebbero appunto poi andare a disturbare anche loro la fotografia finale. Per cui quando cercate una foto togliete il live view. A questo punto andiamo a richiamare a schermo invece tutti i vari comandi, quindi mi raccomando istogramma sempre presente, mi raccomando. Come potete vedere questa è la composizione che ho trovato. Qui a destra c'è questo bellissimo masso, stupendo, su cui tra l'altro come potete vedere cade questa pioggerellina che arriva dalle foglie che crescono in cima qua su. Poi a sinistra passa il fiume, qua c'è la cascata di prima e poi tutto lo sfondo di alberi e di vegetazione molto particolare. La luce in questo momento mi piace perché è soffusa, non è dura e spero che continui così almeno per un pochino. E adesso vi spiego come procedo io a scattare, perché come potete vedere questa è una fotografia che ha una gamma dinamica veramente molto accentuata. Le ombre sono molto buie, soprattutto in questa zona destra della fotografia, e le luci sono molto accese, soprattutto nella parte centrale in cui l'acqua e le cascate riflettono appunto la luce del cielo. Per cui per portarmi a casa questa fotografia io so che devo fare un bracketing e un focus stacking almeno. Soltanto queste due tecniche mi portano via almeno 9 scatti, però non ci fermiamo qui, insomma. Quello che voglio fare io per esempio in questa foto è quello di avere questa zona, solo questa qui, dell'acqua completamente piatta, per far sì che almeno questa zona di roccia e quella là sembrino molto più staccate, invece con un'acqua increspata a primo acchito sembra più o meno tutta una stessa superficie, invece io voglio che si comunichi bene appunto questa differenza. In secondo luogo ho intenzione di, e vediamo se ci riesco, di congelare le gocce che cascano da qua su. Pensate che bello, qui una lunghissima esposizione per avere tutto piatto e poi invece qua su le gocce che si vedono perfettamente che cascano. Non so ancora se ci riuscirò, l'altra volta ci ho provato e non ci sono riuscito del tutto, ma se ho imparato dei miei errori forse oggi ci riesco. E inoltre io ho anche bisogno di andare a congelare o almeno di andare a manipolare il tempo di scatto per avere una resa nelle parti in cui l'acqua è più increspata, quindi qua nelle cascate, per cui almeno sono altri 1, 2, 3 scatti, forse anche di più, perché comunque non è che magari azzecchiamo al primo tentativo il tempo giusto o la forma migliore che può avere l'acqua. A ogni scatto è diversa, quindi conviene fare più scatti anche con lo stesso tempo per avere comunque risultati diversi e poi andarli ad amalgamare in post produzione. Questo vuol dire che una foto del genere comporta almeno 15 scatti, quindi 15 file RAW di partenza. Quindi capite che la cosa principale è importantissimo studiare prima l'inquadratura, capire qual è il risultato che si vuole ottenere da prima dello scatto, non soltanto da prima della post produzione, per cui io adesso più o meno in mente ho quello che voglio ottenere e so dove andare a parare. A questo punto spingo la ripresa e procedo. Adesso io per prima cosa vado a fare il bracketing e il focus stacking, per cui non mi preoccupo assolutamente dell'aspetto che avrà l'acqua in questi scatti. La priorità per me è quella di riuscire a mettere a fuoco prima tutte le parti che sono fuori dall'acqua, per cui adesso vado a fare il focus stacking e ho anche già impostato il bracketing, così io faccio 3 scatti e la macchina fotografica in autonomia me ne fa 9 perché ho messo i 2 secondi di scatto. Quindi ho impostato il filtro polarizzatore e vado a scattare. Cominciamo con le prime 3 foto. A questo punto, una volta completato il bracketing, io sono andato a rivedere le fotografie e mi sono accorto che, pur avendo fatto il bracketing, il cielo
non è venuto esposto correttamente, è rimasto bruciato, per cui senza andare mai a muovere la macchina fotografica, che è importantissimo, vado a togliere le impostazioni del bracketing e vado a fare uno scatto appositamente per il cielo. Una volta fatto il focus stacking e anche il bracketing, vado a fare i vari scatti che posso fare, quelli senza il filtro ND, quindi prima di andare a toccare, andare a montare qualsiasi cosa, faccio tutti gli scatti che posso con questa attrezzatura che ho già montato. Quindi io ho il filtro polarizzatore, so che con questo ci posso fare per esempio la cascata, quella sullo sfondo, la piccola cascatina che c'è più avanti, e so che posso anche andare a congelare le gocce, diciamo, quelle che cadevano sopra quel cucuzzolo. E poi, come ultimo passo, vado a applicare sopra l'obiettivo i filtri ND e faccio la foto effetto seta che mi serve sulla parte sinistra della fotografia. Adesso vado a mettere a fuoco direttamente sulla cascata giù in fondo e scelgo dei dati di scatto che siano idonei, quindi molto bene. Una volta poi scattati anche i vari scatti per la cascata e per la cascatella, procedo con la fotografia forse più difficile, cioè quella di andare a congelare quella zona lì, quelle gocce che vi dicevo prima. E adesso vedo come fare. Questa è senza dubbio la parte più difficile in assoluto. Ecco, non si gira più, vabbè, lo lascio così, perché potrei andare a muovere il millimetraggio della macchina, dell'inquadratura, e poi potrei buttare via tutti gli scatti fatti prima. Mi raccomando, andare a montare i filtri ND deve essere l'ultima azione che fate, ok? Andare a manipolare è l'ultima cosa che dovete fare. Prima assicuratevi di fare tutti gli scatti che potete senza filtri, cioè almeno filtro polarizzatore se vi serve, tutti i filtri che vi servono buttateli su prima di fare ogni cosa. Poi se dovete aggiungerli nel tempo, fate in modo che quelle operazioni siano le ultime che fate, perché andando a inserire e togliere i filtri potete andare a muovere l'inquadratura, per cui andare a farlo nel mezzo del lavoro vuol dire cancellare tutto il lavoro fatto prima, poiché comunque anche in post produzione rimarrà incompleto. Voi avrete il bracketing e il focus stacking, quello è vero, però gli effetti che vi siete preimpostati nella mente, quelli non li avrete, perché siete andati a rovinare l'immagine andando a manovrare l'obiettivo prima di concludere tutte le foto che potevate fare senza appunto l'obiettivo che avete montato, senza il filtro, scusate. Allora, comunque, adesso vado a fare lo scatto per l'acqua qua davanti, per l'effetto seta. Quindi quello che faccio io è andare a aumentare il più possibile l'esposizione. Forse 30 secondi di esposizione è esagerato, ma una ventina di secondi secondo me sono più che ottimi. Quindi scattiamo. A questo punto in post-produzione non dovrebbe essere troppo difficile andare ad unire le foto. Come prima mossa vi basterà far unire al computer le immagini in bracketing. Mi raccomando, un'esposizione alla volta. Una volta ottenuti i 3 risultati andiamo ad amalgamare in un'unica super fotografia, chiamiamola così, che abbia le informazioni sia nelle luci che nelle ombre. A questo punto vi basterà aggiungere gli effetti delle altre foto prese per le singole scene. Questo video mi ha distrutto. Comunque,
Scusate se sono stato troppo prolisso, è stato un video molto complicato da realizzare, in realtà c'erano un sacco di cose da dire e non so nemmeno se le ho dette bene e non so nemmeno se le ho dette nella giusta sequenza. Però se siete arrivati fino a questo punto vi ringrazio, grazie mille per la visione. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi, fate tutte le vostre belle robine, ma soprattutto, una cosa che non vi dico mai, attivate la campanellina, perché YouTube magari si dimentica di mettervi i miei video nella home page, e quindi attivando la campanellina lui sicuramente si ricorda di avvisarvi quando un mio video esce. Grazie mille per essere arrivati fino a questo punto, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto, ciao ciao!